Siamo alla stazione di Roma Termini e stiamo per prendere il regionale per Velletri che in circa 3/4 d'ora ci porterà alla stazione di Lanuvio. E qui siamo alla stazioncina di Lanuvio e adesso raggiungiamo il paese che non è molto distante. E siamo arrivati a Lanuvio, di cui questo è il castello medievale con le sue torri e queste le mura romane incorporate nel castello. E qui iniziano le mura preromane di Lanuvio. È un tratto di un'ottantina di metri di lunghezza e come vediamo le pietre non sono disposte in maniera perfettamente orizzontale, ma seguono lo scoscendimento del terreno perché siamo leggermente in discesa. Queste mura sono datate fra il V e il IV secolo a.C. E vedete che in terra c'è anche un basolato romano che è il basolato dell'antica via Anzianina. Era una strada che si staccava dal XIX miglio della via Appia. Poi, dopo aver attraversato Lanuvium e Satricum, arrivava ad Anzium, l'attuale Anzio. E questa via era usata anche da Cicerone quando si recava dalla sua villa del Tuscolo sulla costa. Qui il tratto di mura prosegue, anche se solo con la fascia basilare. Il materiale dovrebbe essere peperino e questi blocchi sono eretti con la tecnica dell'opus quadratum pseudo-isodonum. Lanuvio fu sconfitta con le altre città della Lega Latina nel 338 a.C. dai Romani, che comunque le concessero una certa autonomia nella sua gestione. E qui il tratto di mura riprende con qualche filare in più. E alcune pietre sono molto grandi come quelle due lì in cima. Qui siamo a circa 3 km di distanza da Lanuvio. Il tratto della via Anziatina qui è ben conservato e visitiamo un'emergenza archeologica che non ha molto a che vedere con le mura megalitiche o latine perché è un monumento romano. È il cosiddetto Ponte Loreto. Sembra che risalga al I secolo d.C. e vediamo per curiosità che qui c'è una pietra immensa che compone il basolato, guardate. E questo è il ponte visto da sotto. Le pietre sono squadrate alla maniera tipicamente romana. E qui lo vediamo dall'altra parte. E per chiudere la nostra visita diamo un'occhiata al tempio di Giunone Sopita. Supita, ossia Propizia, che era una divinità particolarmente venerata nell'antica Lanuvium
e in parte del muro che la circonda vediamo delle pietre megalitiche. Queste sono un po' diverse dalle pietre delle mura che abbiamo visto prima. Quelle erano rettangolari, queste sono più propriamente megalitiche e con tutta probabilità è un tratto delle mura che cingevano l'antica Acropoli, perché qui siamo nel punto più alto di Lanuvio. Bene, la nostra visita a Lanuvio è terminata. Alla prossima, ciao!